Benvenuti sul mio canale, sono Adriana e sei sul canale dell'acquarello. La mia tecnica si chiama dipingere con l'acqua, è tutto un fluire. Dipingere con l'acqua è lasciare andare il colore, primo nella fusione, due nelle finiture. Fatto questo puoi fare acquarelli meravigliosi come questo che vedi adesso. Ci sono tante cose che posso dire, ma sono per me così ovvie che dirle mi sembra anche un po' imbarazzante, però le dico. Per aiutare il lavoro puoi mettere like, puoi commentare, puoi iscriverti al canale, puoi abbonare il canale per contenuti riservati agli abbonati. Trovi tutte le info sul mio canale e anche giù nell'info box. Mi sembra imbarazzante perché ormai è talmente ovvio che le opzioni sono queste che ne puoi scegliere una di tutte queste. O se non ti piace il video, metti il pollice in giù, ma clicca 2 volte, ok? Dico buon divertimento. Se ti va, fai anche tu questo bellissimo acquarello, è una sfida, è molto divertente. Divertiti anche tu. Questo, ragazzi, è il mio schizzo, ok? E tu ridi e anch'io rido. Rido perché? Perché praticamente il foglio è vuoto, è un 640 grammi, quindi bello capiente, diciamo, uno dei migliori. E qual è il mio schizzo? Sono questi puntini qui, gialli, che sono tronchi degli alberi nella luce qua dietro, i tronchi degli alberi intermedi, qua e qua, e i tronchi degli alberi in primo piano. Poi in questa zona c'è la neve. Guarda la foto del post. Mi scuso se non ho ieri stampato la foto. Comunque ce la facciamo anche senza. Dunque, i colori sono questi. Inizio con il giallo trasparente, quello che abbiamo anche usato per i tulipani. No, per la notte stellata. Eccolo qua. È un godet, lo bagniamo e inizieremo con il giallo, quindi con il colore più chiaro. Poi ho i miei adoratissimi blu, che per me fanno da verde, però puoi usare anche il verde. Nella foto è un verde scuro scuro, praticamente perilene. Di questo blu che ho già bagnato, e vedi che è sempre lo stesso piattino, metterò anche questo che è 495, il blu violetto oltremare. Ne mettiamo un pochino proprio da tubetto. Quando dico un pochino non è un pochino, è proprio un bel po', ok? Usa il pigmento poi ho come jolly il vero verde. Dico jolly perché non lo uso quasi mai, però il jolly è lì. In caso volessi verdeggiare il mio blu, lo uso. Sto guardando se mi vedo da tablet, ma no, lui non ne vuole sapere. Niente, quella cosa non va, dunque facciamo senza. Pennello grande, nostro Da Vinci. Questo è un 40, però puoi fare benissimo con il 30, il 20, quello che vuoi. Io adesso ho disponibile questo. Il nostro bellissimo e famosissimo scroller, questo, è sempre un pelo naturale, però è molto, vedi, è lungo. Il nostro pennello a punta sottile, e qui puoi usare un pennello che hai già così, punta sottilissima.
E adesso arriva un pennello di cui non dico il nome, perché lo sbaglio sempre. È questo. Chiamalo come vuoi. Pennello obliquo. Ha un nome suo specifico, ma non chiedermi quale. È obliquo, ok? Perfetto, abbiamo fatto tutto questo. E adesso facciamo la fusione. La fusione è lo scheletro del tuo dipinto. Inizio con il giallo. Quando faccio questa fusione devo lasciare i vuoti funzionali. I vuoti funzionali, come abbiamo già visto nel video degli alberi e dell'albero, però era solo uno, qua saranno di più e sono di più. I vuoti funzionali fanno parte della forma del mio soggetto. Quindi anche questo, chi mi vede già da un pochino, sa che giro il foglio. Se questo è diritto, io giro il foglio, così. Perché giro il foglio? Ok, qua si vede tutto, perfetto. Sto controllando, va fin qua, sì. Giro il foglio perché adesso la mia fusione deve scendere in questo modo, ok? Io terrò il foglio così, inclino il foglio, perché voglio che l'acqua faccia il suo lavoro. Quindi io una volta che faccio la fusione non vado dentro a interromperla. La fusione deve, come dice già la parola, fluire, si deve fondere. Meno la ostacoliamo, più sarà pulita. Adesso prendo il giallo e come vedi lo prendo, è un godet, il pennello quasi non ci entra, però lo prendo bello denso, vedi? Iniziamo qua. Poi dal momento che facciamo la fusione dobbiamo respirare e avere coraggio. Mantengo le gocce, mantengo tante gocce. Addirittura va da sola, ma che bello, così mi aiuta. Perché l'acqua ci aiuta. Va buono? Va buono. Vedi qua, quest'acqua qua ci deve essere. Vuoto funzionale. So che al momento una goccia così può fare paura, ma non averla, nel senso che mettiamo l'acqua e poi la controlliamo. Quindi in realtà è facile. La cosa difficile è collegare le gocce, fare in tempo del collegamento e poi lasciare quella goccia lì, che lo so che qualcuno non la vuole lasciare, o diciamo meglio, non è che non vuole lasciare, non riesce. Ok, questo è così, adesso devo girare. Poi quando faccio il video da questa live faccio anche i zoom, eccetera. Solo nella live. Non so se si può. E se si può lo imparerò. Se non si può è così. Vedi com'è pulito il colore, ragazzi e ragazze? Non so quanti siamo perché sto guardando il foglio. Ok, adesso qua è umido e adesso è il momento magico. Innanzitutto, prima di
sfumare qua sotto, perché non vogliamo quella riga rigida. E adesso viene il momento magico dove qua e qua attacchiamo il nostro blu nella fusione. Quindi se io adesso nell'umido vado qua, è ovvio che il colore si fonde proprio così e tocco. Lascio vuoti funzionali, però il colore qua si deve collegare. Si collega, lascio vuoti funzionali, tronchi, forme. Guarda qua che bello, questo è la magia, questa. Qua c'è ancora tanta acqua, qua lo vedi? Porto un po' vicino, qua si vede. Vuol dire che se adesso vado a toccare lì, avrò una mega fusione. Lo voglio? Tu lo vuoi? Che penna è? Non è una penna, è un pennello. Qua, tac. Mi porto in giro il giallo nel blu. Guarda qua, questo è il bello e lo possiamo ottenere esclusivamente con l'acqua. Più lo pasticci, più si sporca. E di questo ne abbiamo parlato in tanti video sull'acquarello pulito. Adesso vedi che tutto qui c'è tutta acqua e qua mi devo sbrigare perché qua si sta asciugando. Qua ho più tempo perché è umido, ma qua si sta asciugando. Quindi vado veloce, collego. Ed è ovvio che tu adesso dici, ma quella lì, questa signora, che cacchio sta facendo? E io ti dico, sto facendo la fusione per un bosco, che poi domani vedi in intero. Ok, adesso ho questo. Il colore qui è entrato, lo aiuto ancora un po' con lo spruzzino. Tic. Quindi aiuto un pochino la fusione dentro il giallo. Qua fuori, qua all'esterno, c'è proprio uno scuro spaventoso. Quindi prendo il nostro violetto, quello di cui ho preso tantissimo, qua, bello denso. Torno qui all'esterno e do questo bosco mega scuro, però già subito con i vuoti funzionali, i rami forme, e faccio fondere anche qua. Bellissimo violetto. Lascio il bianco per i tronchi qua sotto. Dopo sono proprio curiosa di vedere, uno, la qualità del video e due, l'audio, perché è ovvio che adesso da sola non mi sento. Ok, vedi blu, questo, scusa, giallo, il blu che è diventato verde e qua fuori c'è il blu. A questo punto vado a spruzzare, quindi non tocco il foglio, ho solo spruzzato. Qua prendo una carta, vado a asciugare la goccia, quella non deve tornare indietro. Questa goccia qui la devo asciugare
se non l'asciugo adesso mi fa un enorme casino che non vogliamo. Qui adesso ho finito, sono in tempo qua, perfetto. Perché sono in tempo? Perché è umido. È umido, ok? Per quello dobbiamo agire abbastanza velocemente perché sennò si asciuga. Qua abbiamo detto c'è l'altro albero, perfetto. Sono questi puntini qua, così. Meno torturiamo il pigmento, più pulito rimane. Quindi il nostro primo obiettivo è fondere i colori, ma non in una forma qualsiasi, ok? È proprio in forma alberiforme, qua sopra, tac. E lasciare in pace il colore. Quando hai fatto questo, se abbiamo fatto questo, c'è qualcosa, vedi che quando abbiamo fatto questo ci viene un mezzo infarto. Finito questo, io adesso prendo lo spruzzino e questo colore umido lo spruzziamo giù per collegare il sopra con il sotto. Perfetto. Qua c'è la neve. Qua oggi ho preso una base un po', non quella bianca, quindi qui color legno, diciamo. Vado a smorzare qua sotto. Qua si è già smorzato da solo e qua adesso facciamo noi così. Ok, questo giallo è tanto forte adesso, si vede proprio bello. Yakoi Kusama, non so chi è, io sono Adriana Bugino. Adesso, ho detto, scusate, ho guardato i messaggi, questo giallo è un po' tanto un buco lì, quindi ho sempre il mio spruzzino, prendo il foglio in obliquo e spruzzo leggermente all'esterno e faccio andare così, vedi? Quindi il giallo sta camminando nel blu e questo ammorbidisce tantissimo la fusione. Adesso prendo il foglio, faccio addirittura così e lo tengo in posizione, vedi come cammina? Te lo porto vicino così vedi come cammina. Fatto questo, signori e signore, qua vedo delle gocce, queste qui. Se quelle le lasci così, sei muerta, perché ti lascia una chiazza che non vuoi. Allora prendo un pennello asciutto, mi va di parlare, ma sto parlando o non mi sentite? Non mi sentite? Perché mi dici ti va di parlare? Cosa vuol dire? Sto parlando? Quindi con questo pennello asciutto vado a smorzare un po' quelle gocce. Puoi farlo anche con un pezzo di carta. Vabbè, qualcuno mi sta scrivendo in una lingua che non capisco. In privato, ragazzi, cosa vuol dire che mi scrivi in privato? Solo sull'acquarello. Non iniziamo queste cose che non mi va. Ok. Quindi
Qua abbiamo questa situazione, tutto è fuso. Adesso prendo il pennello, questo grande, e qua c'era la neve, quindi con un pennello grande e il colore molto diluito. E sono ancora su bagnato adesso, giusto? Sì. Metto un po' di linee qui. Poi qua ci metteremo anche chi va a spasso nella neve. Si vede tutto. Carolina, la fusione è tutto il dipinto, la fusione è anima, è tutto. Poi se vedi questo, è ovvio che ognuno dice ma che cavolo è? Che cavolo è? Non mi interessa quello che è adesso. Ok? Adesso è la fusione. Quindi vi ho un po' parlato. Ehi fra. Fra. Ok, vi ho un po' parlato perché volevo guadagnare tempo. Adesso ho il mio pennello, questo bello lungo. L'ho bagnato, lo asciugo e già come abbiamo visto farmi, giro il foglio. Già in un video precedenti avete visto che tolgo i rami nell'umido. Allora io qua lo dico che puoi giustamente mettere anche un mi piace. Poi non so perché devo dirlo, perché se ti piace secondo me metti già il mi piace. Poi c'è l'opzione che puoi mettere hype se ti piace tanto tanto tanto. Poi c'è l'opzione abbonati al canale per video solo per gli abbonati, senza pubblicità. Guarda come viene bene. E che altra opzione c'è? Ah, puoi mettere anche non mi piace, schiaccia il bottone 2 volte però. E poi puoi seguire, puoi dipingere, puoi fare. Qua sto togliendo il pigmento su umido. Vedi perché viene via. Posso farlo anche qua in mezzo. Quindi ci cerchiamo delle parti del nostro foglio che non sono ancora asciutte come qua. Quindi l'abbonamento al canale, cos'è che hai di vantaggio? Faccio dei video anche personalizzati sull'acquarello e basta. Ti posso correggere il tuo quadro, parliamo di tecniche più specifiche e così via. Tutto rispetto all'acquarello. Poi dipingere con l'acqua, guarda cosa ha fatto già. Te lo faccio vedere da vicino. Vedi che questo l'ha fatto l'acqua col colore, io no. Io dico io no, poi è vero che l'ho fatto io, però in realtà l'ha fatto l'acqua. Io sto dipingendo in piedi. Pigmento fioriere nel cervello. Cosa vuol dire? Forse ce l'ho nel cervello. Ok, qua quindi ho tolto il colore dove potevo e questo si fa QB, quanto basta. E QB cosa vuol dire? Vuol dire quanto piace a te, giusto? Giusto. E a me piace. E a tanti piace. Guarda che bello. Ok, adesso ve lo giro.
e si presenta così. Si presenta così. Ho tutta la mia fusione. Vuoti funzionali, fusione pulita. Però adesso ho gli alberi qui in primo piano. Avevo messo 2 punti qui e 2 qui e uno qui. Dunque adesso con coraggio e nel semi umido riprendo il mio colore, sempre lo stesso, il violetto. Questa volta prendo il pennello piccolo così posso dominare di più il flusso del colore, e mi dispiace ma io riesco meglio a tirare il colore, quindi se lo devo tirare lo tiro verso di me, qua così, a così. Dov'è che ho fatto i punti? Li ho fatti lì. Yes, ma però mi va di farlo qua. Ok. Sono un po' scema quando dipingo. Positivo in umido. Qua guarda quanto pigmento c'è. Da vendere. Mezzo tubetto. Questi alberi qua sono in primissimo piano e quindi possono essere grandi fino a qua. Poi ne mettiamo un altro qua. Perché dipingo al contrario? Non perché voglio darvi noia, ma perché così tiro il colore verso di me, quindi anche verso di te, che è molto ma molto più facile che spingere il colore. Quindi tirare è più facile che spingere. Adesso giriamo. Vedi cosa ha fatto nell'umido? È bello morbido, quello era l'obiettivo. Allora, io leggo i commenti, se vi scrivete tra di voi, cosa che non so, va benissimo e mi fa piacere. Se dici a me fra ci sei, uno mi viene da ridere. E 2 sì ci sono perché sto facendo il video o no. Qua sotto, questo è molto strano se tu lo lasceresti così, quindi prendo il pennello umido, rigiro il foglio e lo facciamo entrare nello sfondo, ok? Così, perché se no sarebbe una roba inguardabile. Quindi adesso ne abbiamo 2 qua, ne mettiamo uno qui, non 2, e poi abbiamo finito la fusione dopo mezz'oretta più o meno. Se questi 2 sono qui, quest'altro lo metto un po' più in alto. E di nuovo, sorry, devo girare il foglio. Entrerò nella storia per quella che dipinge al contrario. Ok, questa è solo la fusione. Poi, come vi ho anticipato prima, domani facciamo le finiture, però le faccio in un video che poi metto a disposizione. Perché questo? Perché così posso montare meglio e posso enfatizzare dei momenti. Qua c'è la luce? Sì. Qua tolgo un po' di pigmento? Sì. Solo con l'acqua. E quindi se qui c'è la luce, anche qui idem, tolgo il pigmento qua. Qua.
Ok. Qui vedo che l'acqua è un po' uscita dal segmento, quindi prendo lo scroller, questo, prendo l'acqua e già la tiro qua così. Tiriamo così. È umido, quindi si può fare. È troppo bello fare l'acquarello. E qua cosa dobbiamo fare, ragazzi? Vi ricordate? Qua devo prendere il mio bel pennellone grosso, umido, e tiro giù. Ok? Siete contenti? Allora, Alberto, chiedo scusa, ma devo lasciare la live. Alberto, non c'è problema, come per tutti, perché la puoi riguardare. Qua metto un po' di corteccia, che poi è solo acqua. Guarda, solo acqua. Solo acqua, ragazzi. E adesso per il finale prendo lo spruzzino. Ciao Stefania, sei felice? Benissimo, anch'io. Quindi adesso spruzzino sul semi umido, faccio un po' di ambient e poi una cosa che praticamente non manca mai, prendo un po' di bianco, prendo un po' di bianco, prendo lo mio scroller e nella parte della luce lascio cadere qualche goccettina. Qui è la luce di qua, qui è la luce di qua. Quindi con coraggio entriamo nel dipinto. Giro il foglio per mettere il bianco anche di qua. Oh, c'è una web agency. Tutti parlano inglese e non lo sanno. Quindi io dico agency e magari lo dico male. Ragazzi, siamo giunti alla fine e questo è un problema. Perché è un problema? Posso dirlo? Sì, lo puoi dire. È un problema perché noi, tu, io, non vogliamo smettere, ok? Io saluto tutti, anche te che mi hai appena chiesto, web agency, non so chi sei, ma ti saluto. E stavo dicendo che qui, sono cadute queste due gocce, pericolosissimo. Quindi noi qui, questo è un momento in cui non vorremmo mai finire, ok? Fra, questa cosa del fra lo devo capire. Quindi in questo semiasciutto ti devi costringere di finire. Adesso metto, visto che anch'io non lo so, non sono capace, butto un po' di gocce. Cosa fanno queste gocce? Fanno quell'idea, mi danno quell'idea della chioma. Se la goccia è troppa come questa, l'asciugo. Io vi saluto, vi saluto, quindi vedo che mi avete seguito in tanti. Sono come sempre un po' emozionata perché non è da tutti i giorni fare una live, però mi ci abituerò. Vi ringrazio, vi aspetto poi per il video completo, perché questo, ve lo ripeto, non è il video completo, è solo la fusione. Dico solo, è la fusione. Ok, guarda che bei giochi, bellissimo.
Ho sempre il mio pennello grande, questo, sempre più hello. Tac, tac, acqua pulita. Se vogliamo già dare un'idea della prospettiva, sempre col pennello umido entro già e faccio, quello no, va dietro l'albero, così, così, solo acqua. Poi qui ci lavoreremo bene, metterò anche due personcine che camminano, vi va bene? Peccato che sono arrivata alla fine, grazie maestra, grazie a voi ragazzi, vi ho detto che la live rimane visibile, guardatevela anche dopo, con calma. Per adesso vi saluto e grazie mille. La fusione è fatta, la notte è passata, iniziamo con le finiture. Le finiture sono quanto basta, QB, quindi le puoi fare a tuo gusto. Io spesso ci metto un'oretta, delle volte di più, delle volte di meno. Cosa sono le finiture? Sono praticamente le velature sulla fusione asciutta dove andiamo a definire il nostro soggetto. Quando facciamo queste velature dobbiamo applicare tutta la nostra tecnica che abbiamo imparato per sfumare il soggetto nel modo corretto. Di questo ci sono tanti video e dunque la sfumatura deve essere iniettata nel sangue perché deve avvenire in automatico. Adesso ti faccio vedere tutte le finiture, ti metto della musica e accelero un pochino il video perché altrimenti diventa un pochino lungo, però tu vedi comunque tutto.